Nel corso del tempo su questo canale abbiamo parlato di vari mezzi bellici prodotti dal Regio Esercito prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, mezzi nella maggior parte dei casi divenuti ben presto obsoleti e che si fecero valere solo nei primi anni di guerra. La maggior parte di essi non erano stati progettati con l'ottica di vedere applicati ad essi ulteriori miglioramenti, come avvenne ad esempio per i carri Panzer III e 4 tedeschi, agli Sherman americani o i T-34 sovietici. Ci furono però alcune eccezioni. Il nostro paese seppe infatti qualche volta produrre dei corazzati realmente efficaci che seppero essere una bella spina nel fianco per le forze alleate. Sto parlando ad esempio della serie dei 6 con cannone da 75 mm, prima corto e poi lungo, oppure delle autoblindi AB-41 e varianti. Esiste però un carro più grosso degli altri che, se sulla carta avrebbe potuto rappresentare la punta della lancia della nostra componente corazzata, rappresentando l'unico carro pesante prodotto in Italia, all'atto pratico non seppe rispettare quasi nessuna delle sue promesse. Questa infatti è la storia del famoso, ma non tanto fortunato, P2640, e in questo video scopriremo perché fu così inefficace. Prima di parlare della progettazione del P26 è importante, come sempre del resto, dare un certo contesto al periodo storico. Ci troviamo nel 1940, agli inizi quindi della Seconda Guerra Mondiale, e i vertici dell'esercito, compreso Benito Mussolini, spingevano affinché si iniziasse a produrre un carro che potesse essere classificato come pesante. Inizialmente si richiese un mezzo che fosse pesante almeno 20 tonnellate, perché era questo il peso medio a cui potevano reggere la maggior parte dei ponti galleggianti dell'epoca. Il carro inoltre sarebbe dovuto essere equipaggiato anch'esso con un pezzo da 47 mm, 3 mitragliatrici e una crew di 5 uomini. Ma questo progetto fu rapidamente accantonato in favore di un carro più pesante da 25 tonnellate che prese proprio il nome di P26. La progettazione avanzò stranamente con discreta rapidità, fatta eccezione però per un elemento cruciale, ovvero il motore. I vertici militari italiani premevano per una motorizzazione diesel, mentre i costruttori, ovvero il duopolio Fiat Ansaldo, erano più inclini a preferire un motore a benzina. Tuttavia, all'epoca l'industria italiana non disponeva di propulsori adatti, né a benzina né tantomeno diesel, in grado di erogare i 300 cavalli richiesti. Diversamente da quanto accadeva in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove si ricorreva spesso a motori aeronautici già disponibili, l'Italia decise invece di progettare da zero una nuova unità motrice. Il processo fu conseguentemente lento e complesso. Un motore a benzina da 420 cavalli, ovvero il Fiat 262, fu effettivamente testato, ma alla fine non venne mai adottato. Il primo prototipo, inizialmente denominato P75 per via del calibro dell'arma principale, fu completato già a metà del 1941. Si trattava in buona sostanza di una versione ingrandita del già noto M1340, dotata di un obice però da 75-18, lo stesso impiegato sui semoventi per capirci, e di una corazzatura leggermente migliorata. In seguito il cannone venne sostituito con un 75-32 affiancato da una mitragliatrice coassiale. Tutto bello, tutto perfetto, ma le cose cambiarono quando nel 1941 i tedeschi consegnarono agli italiani un esemplare catturato di T-34. L'impatto fu notevole, il progetto del P2640 fu completamente rivisto. Lo spessore della corazza venne aumentato fino a 50 mm sul frontale e circa 40 mm sui lati, e si adottarono piastre inclinate in modo decisamente più marcato rispetto agli altri mezzi italiani della serie M, al fine proprio di migliorarne la protezione. Anche l'armamento fu aggiornato con un nuovo cannone 75-34 più performante. Al contempo venne eliminata anche la doppia mitragliatrice frontale in casamatta. Tuttavia l'aumento di peso del veicolo, che ora raggiungeva le 26 tonnellate, unito alla persistente difficoltà nel reperire un motore adeguato, continuò a ritardare l'avvio della produzione in serie. Alla fine si decise di montare inizialmente un diesel SPA 8V da 330 cavalli, in attesa di passare successivamente a un propulsore a benzina da 420 cavalli. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il destino del P2640 sembrava però scritto fin dall'inizio. Sebbene inizialmente l'esercito italiano aveva pianificato una produzione imponente di circa 1200 esemplari, col passare del tempo questa cifra venne ridimensionata a soli 500, complice l'avvio dello sviluppo di un mezzo ancor più potente sulla carta, ovvero il P43, che avrebbe dovuto raccogliere l'eredità del P2640. Furono circa 120 gli esemplari di P26 che uscirono dagli stabilimenti Ansaldo tra l'estate del 43 e la fine della guerra. Eppure molti di questi rimasero incompiuti, senza una parte fondamentale della macchina, ovvero il motore. Alla vigilia dell'armistizio dell'8 settembre del 43 solo pochissimi esemplari furono
furono effettivamente completati. Troppo tardi quindi per servire l'esercito che li aveva tanto voluti, finirono invece nelle mani del nuovo occupante, ovvero la Wehrmacht. Ribattezzati Panzerkampfwagen P40-737i, alcuni di essi furono impiegati in battaglia, ad esempio durante lo sbarco alleato ad Anzio, altri rimasti privi di motore vennero cementati come roccaforti statiche. E così ciò che doveva essere il simbolo della potenza corazzata pesante italiana divenne invece l'ultimo baluardo di un sogno industriale mai davvero realizzato. Partendo dalla torretta dobbiamo subito parlare di un grosso svantaggio inerente proprio alla sua ergonomia. Essa infatti era adoperata solo da 2 membri dell'equipaggio, il comandante, il quale svolgeva anche il compito di artigliere del pezzo, e il servente, che aveva quindi il compito di ricaricare il cannone. Questa configurazione costringeva il comandante quindi a occuparsi di troppi compiti contemporaneamente, riducendo così la sua capacità di coordinare efficacemente il mezzo in combattimento. Un'altra cosa fondamentale presente in moltissimi carri già da allora, ma mancante nel P2640, era poi la torretta del comandante, uno strumento utile all'osservazione del campo di battaglia a 360 gradi, ma che, non essendo appunto presente nel nostro P26, costringeva il capocarro ad esporsi fisicamente ogni volta che doveva scrutare l'orizzonte o individuare i bersagli. Questo non solo aumentava il rischio per la sua incolumità, ma comprometteva anche la rapidità decisionale e la capacità di coordinare efficacemente il fuoco e i movimenti del mezzo, riducendo in definitiva l'efficacia tattica del carro sul campo. Spostandoci ora alle armi nella torretta, e più nello specifico al cannone principale, parliamo in questo caso del famoso cannone da 75-34 derivato dal pezzo divisionale modello 37. Pur mantenendo le stesse dimensioni, questo cannone raggiungeva una velocità alla volata di circa 700 metri al secondo e veniva normalmente alimentato con circa 75 colpi. Esso era in grado di penetrare con i suoi proiettili perforanti fino a 70 mm di corazza a 500 metri di distanza, un valore discreto per gli standard dell'epoca e simile anche con carri coevi più celebri come il T-34-76, ma già obsoleto di fronte ai più moderni carri tedeschi o americani. I cannoni lunghi da 75 mm KVK-40 montati sui Panzer IV ad esempio avevano prestazioni nettamente superiori, con una velocità di volata di circa 750 metri al secondo e una penetrazione a 500 metri sulla carta di circa 100 o 130 mm. L'armamento secondario invece includeva una mitragliatrice coassiale, un'altra montabile in funzione contraerea sopra la torretta e stranamente nessuna in casamatta, abbandonando quindi la tradizionale doppia mitragliatrice frontale presente a fianco del pilota. Purtroppo però, nonostante questa configurazione apparentemente moderna, il P26 risultava anche qui abbastanza limitato. Il carico di munizioni era di circa 600 colpi, una quantità ben inferiore rispetto ai circa 3000 normalmente disponibili sui carri della serie M. Una cosa rimasta però invariata rispetto ai cugini più leggeri è il modello di mitragliatrici utilizzati sul mezzo. Parliamo infatti anche in questo caso delle celebri Breda da 8 mm con caricatori curvi da 24 colpi. L'unico svantaggio questo in quanto chi le adoperava doveva ricaricare spesso, riducendo così il ratio di fuoco complessivo dell'arma. Da un punto di vista invece puramente meccanico, il carro condivideva molte soluzioni con i modelli precedenti, come le sospensioni a balestra, un sistema collaudato e affidabile, ma che non poteva offrire le prestazioni in fuoristrada delle più moderne sospensioni a barra di torsione o alle ruote indipendenti come quelle del sistema Christie. Nonostante ciò, il rapporto potenza-peso era sensibilmente migliorato rispetto ai carri italiani precedenti. Il comparto propulsivo era in grado inoltre di far andare il carro ad una velocità su strada di circa 40 km/h e 25 in fuoristrada, conferendo al P26 una mobilità tutto sommato soddisfacente, quando funzionava o non veniva interrato, si intende. Passando ora alla corazza, diciamo che pur rimanendo rivettata, una scelta ormai superata nel 43, era relativamente resistente. La torretta e lo scudo del cannone presentavano fino a 60 mm di spessore contro i 42 mm dell'M1340. Le piastre inclinate poi contribuivano a migliorare la capacità di deflessione dei colpi, ma l'uso di rivetti rappresentava da sempre un punto debole, soprattutto considerando la poca qualità dei rivetti italiani. In caso di impatto, infatti, i rivetti potevano staccarsi e diventare proiettili letali all'interno dell'abitacolo, oppure cedere strutturalmente compromettendo l'integrità della corazza. E quindi, alla luce di tutto questo, il carro riuscì effettivamente a tenere fede alla sua denominazione di carro pesante, dimostrando di essere un minimo resistente ai colpi? Beh, diciamo che il P2640 era sì in grado di resistere ai colpi dei primi cannoni anticarro alleati, come il britannico QF2 Pounder da 40 mm, ma risultava già vulnerabile ai nuovi armamenti apparsi a partire dal 42, come il QF6 Pounder
da 57 mm e ancora più devastante il QF 17 Pounder da 76 mm, entrato in servizio nel 1943. Nel complesso il progetto del P2640 era discretamente aggiornato, ma non all'altezza dei più moderni standard internazionali. L'assenza di saldature nella corazza, l'adozione di un sistema di sospensione ormai datato, la presenza persistente dei rivetti e la mancanza di una cupola per il comandante, che ricordiamo essere essenziale oltre che essere quasi sempre presente anche nei carri dell'epoca, ne limitarono quindi di molto le potenzialità. Il nostro P26 però, considerando ora le sue specifiche tecniche, si può oggettivamente comparare ad un vero carro pesante? Ma proprio no! Curiosamente in Italia venne classificato come carro pesante, ma questa definizione non derivava tanto dal peso effettivo, che era in linea con i carri medi dell'epoca, quanto dal ruolo tattico per cui era stato pensato, ovvero fornire supporto ai mezzi della serie M sui campi di battaglia. Per armamento e protezione, il carro si avvicinava infatti a mezzi come le prime versioni dell'M4 Sherman statunitense. Si può considerare a tutti gli effetti l'ultimo anello dell'evoluzione dei carri armati italiani, iniziata con le piccole tanchette derivate dal Vickers CV29 e culminata con questo mezzo, simbolo tanto delle ambizioni quanto dei limiti dell'industria bellica italiana di quel periodo. Un'ultima cosa da menzionare per dovere di completezza è indubbiamente il programma dei nostri vertici militari per produrre altri due mezzi cingolati basati proprio sullo scafo e sulla struttura del P26. Il primo progetto che vi andrò adesso a presentare era in realtà stato pensato come un miglioramento del carro. Sto parlando del già menzionato P43, un carro che in origine doveva essere sostanzialmente un P26 ingrandito e migliorato, ma equipaggiante sempre il cannone da 75 mm del suo predecessore, ma che successivamente, con la versione sempre rimasta su carta P43 bis, acquisì un tono leggermente diverso. Questo progetto era pensato per essere il diretto competitor del ben più famoso Panther tedesco, essendo dunque pensato per avere corazze decisamente più inclinate, un nuovo e più potente motore da 430 cavalli e il micidiale cannone da 90-42, capace di perforare praticamente quasi tutte le corazze dei carri alleati. Purtroppo nessuno di questi progetti superò la fase del modello in legno, anche se si ipotizza che un solo prototipo completo possa essere stato effettivamente costruito nei primi mesi del 1945, anche se all'epoca l'Italia era fuori dai giochi già da un po'. L'altro progetto fu ancora più audace, si trattava del semovente 149-40, un gigantesco cannone semovente costruito sullo scafo appunto del P2640. L'obiettivo era semplice quanto ambizioso, creare un mezzo capace di trasportare e impiegare il più potente pezzo d'artiglieria del Regio Esercito, ovvero il 149 mm 40, avente una gittata superiore ai 23 km, addirittura superiore a quella dell'americano 155 mm Long Tom. Pensate che l'ingombro e il peso dell'arma erano tali da rendere quasi impraticabile il traino con i mezzi tradizionali, ed è per questo che si decise di costruire proprio una versione semovente. Il prototipo di questo tipo di carro fu completato nel 1943, ma non suscitò mai entusiasmo nell'esercito italiano, già in ginocchio per la crisi dell'industria bellica. Dopo l'armistizio il mezzo fu catturato poi dai tedeschi, che non lo considerarono nemmeno degno di ulteriore sviluppo, e infine venne sequestrato dagli americani in Germania e portato ad Aberdeen Proving Ground, dove venne testato più per curiosità che per altro. Nel settembre del 1943, mentre l'Italia precipitava nel caos dell'armistizio, soltanto 21 esemplari di P2640 erano stati completati. E proprio in quei giorni convulsi e drammatici alcuni di essi furono chiamati a combattere la loro prima e forse unica battaglia nella difesa di Roma sotto la bandiera ormai morente del Regio Esercito. Dopo l'8 settembre fu la Germania nazista a raccogliere le redini della produzione, imponendo la continuazione dell'assemblaggio dei P40. Essi vennero subito requisiti dalla Wehrmacht e dall'SS, diventando bottino di guerra e simbolo di un'alleanza trasformata in occupazione. Un episodio tragico ma emblematico a testimonianza dell'efficacia ormai nulla del P26 avvenne nella primavera del 1945, proprio durante la ritirata verso l'Austria. Durante questo evento i pesanti italiani affrontarono gli Sherman della 6ª divisione corazzata britannica, venendo però falciati uno dopo l'altro nei cupi boschi d'Europa. In tutto circa un centinaio di P40 entrarono nei ranghi tedeschi, ma 40 di questi non avevano mai ricevuto un motore, venendo quindi trasformati in fortini d'acciaio, trincee mobili inchiodate al suolo e collocati lungo le linee Gustav e Gotica, come ultima barriera contro l'avanzata alleata. Ma la storia del P40 non finì con la Wehrmacht, anche la Repubblica Sociale Italiana ebbe la sua parte in questo capitolo, seppur breve e crepuscolare. Negli ultimi spasmi del conflitto, 2 esemplari del carro vennero affidati al gruppo corazzato Leoncello, una formazione della RSI. Questi carri non combatterono mai in prima linea, ma vennero schierati a Milano quando Benito Mussolini decise di trasferire lì il suo quartier generale. Questi 2 carri dunque non furono mai
impiegati in battaglia, ma restarono a guardia di un potere ormai fatiscente. Il 25 aprile 1945, durante l'insurrezione partigiana, gli equipaggi abbandonarono i mezzi e almeno uno di essi venne catturato e riutilizzato dai partigiani, che lo guidarono per le strade della città con un grande simbolo comunista dipinto sulla corazza, come sfida finale all'oppressione. E fu quindi così che si chiude il sipario sul P2640, un carro nato troppo tardi, ostacolato dal destino e divorato dalla guerra. Un mezzo che doveva rappresentare l'orgoglio della rinascita dell'industria bellica italiana e che invece finì per diventare il testimone muto del crepuscolo di una nazione in fiamme. Ad oggi, di tutti i P40 prodotti, soltanto 2 di essi sono sopravvissuti fino ai giorni nostri e si trovano entrambi in Italia. Il primo è ubicato all'interno del Museo della Motorizzazione di Roma, mentre il secondo è esposto pubblicamente a Lecce, presso la scuola di cavalleria nella caserma Zappalà e meccanicamente ancora funzionante. E così il P26 svanì nel fumo della storia, non con il fragore delle grandi battaglie, ma tra le macerie di un paese in ginocchio, divorato dai suoi stessi fantasmi. Nato per riscattare l'onore corazzato d'Italia, finì per combattere sotto insegne straniere, parcheggiato nei vicoli della disfatta oppure abbandonato senza gloria. Eppure in quelle lamiere imbullonate troppo tardi c'era tutto il peso di un sogno infranto, l'ultima illusione di potersi ancora rialzare. Perché il P40 non fu mai il carro di una vittoria, ma rimane ancora oggi il simbolo potente di ciò che avrebbe potuto essere e che non fu mai.